Benvenuti a tutti. Oggi abbiamo un grandissimo chef, 2 stelle Michelin, appena raggiunto questo traguardo, quindi ha una forza e un'energia unica. Mamoliti, un nome piemontese, non delle Langhe, ma che nelle Langhe ha trovato veramente il suo luogo di fermento. Madernassa è il nome del resort dove lavora e del ristorante, e quindi abbiamo tutta la possibilità di vedere un grande chef all'opera. Cosa ci prepari oggi? Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Luciano. Allora, oggi vi preparo, si chiama Infiore. Infiore è un piatto a base di zucchine, quindi ci sono diverse varietà di zucchine, vengono cotte all'interno di un'estrazione di verdure grigliate con un condimento al funghetto. Oltre a questo piatto principale ci sono altri piatti che saranno in accompagnamento, e utilizzeremo varie parti della zucchina in modo tale da avere proprio un utilizzo complessivo di tutto quello che la zucchina fornisce. Una parte sarà la zucchina principale, quindi come elemento essenziale nel piatto. Una seconda parte sarà una gelée di verdure grigliate con le parti delle zucchine e una zucchina in ceviche vegetale. Poi avremo il fiore con una tartare di zucchine e scampi che verrà servito con un gazpacho di frutta e fragole, e l'ultima parte la frittella che faceva mia mamma, quindi la frittella di fiori e zucchine con uova di trota. Prendiamo la zucchina, questa è una zucchina golden, io le zucchine le raccolgo di solito a una dimensione di 12-15 cm, non di più, e sono già lavate, e vado solo a pulire la parte del peduncolo dove viene attaccata, dove la zucchina cresce attaccata alla pianta, quindi in questa maniera qua, senza andare a privarlo, perché è anche una questione di estetica. Ripeto l'operazione con le altre zucchine. In questo caso questa è una zucchina di Piacenza, quindi con il fiore andiamo a eliminare il fiore e lo teniamo per un'altra preparazione. Facciamo lo stesso procedimento, puliamo lo stelo e facciamo con la stessa cosa con le 2 zucchine. Quindi questa è una zucchina tonda di Nizza e questa è una zucchina tonda sempre di Piacenza. Okay. Questa invece è una trombetta, una zucchina trombetta di Albenga, che anche questa andiamo poi a pulire leggermente. Allora, a questo punto prendiamo gli steli della zucchina. Quindi andiamo a eliminare tutti i fili che contiene lo stelo, il gambo, sì, esatto. E poi andiamo a realizzare delle piccole, se vogliamo, mezze penne, ok? In questa maniera. E prendiamo solo la parte più piccola. Quindi abbiamo i nostri elementi, quindi le zucchine. Andiamo a... ce le sistemiamo per bene in questa maniera. Poi con quest'altra zucchina, che è sempre una zucchina un po' più grande, ma questa è di Trieste, ok? Poi con la mandolina andiamo a fare delle lamelle. Se incomincia per bene, allora, non troppo sottile neanche, perché Sì. Ok, a questo punto ci prepariamo il fiore, eliminiamo proprio la parte del gambo, sì. Se mangiamo lo stelo della foglia possiamo mangiare benissimo anche quello. Questo qui poi andrà farcito e lo facciamo con una brunoise piccolina lì. Allora, questa qua una parte sarà affettata, ok, e laminata con la mandolina, l'altra metà la utilizzeremo come base del piatto. Ok. Mi serve proprio le parti centrali, perché vedrai che andremo a fare un montaggio. Sono importanti quelli. In questa maniera qua. Poi successivamente le cuoceremo e le andremo a piegare così sopra la zucchina, ok? Bene. In questa maniera qua. E facciamo la stessa operazione con un'altra zucchina, con la zucchina verde, sì, prendo questa qua. Poi si può fare con diversi tipi di zucchine, quindi Certo. Allora, vado a parare la parte della base in modo tale da farla stare poi
ferma in piedi sul piatto, ok, in questa maniera. Qua andiamo a fare la brunoise, una brunoise piccolina. Quindi è un girotondo sulla zucchina. Sì, è proprio L'utilizzo di tutte le parti, al 100% della dalla zucchina. pianta al frutto e al fiore. E anche usiamo anche la parte interiore del fiore, quindi gli stimi Gli stimi e il pistillo. il pistillo, sì. Quindi vado a salare la mia zucchina, prima salo la parte che mi servirà da base e la lascio lì. Nel frattempo vado a rosolare leggermente le parti che andranno a comporre la parte superiore, ok? Io uso pochissimo, veramente pochissimo sale, perché poi utilizzando questa estrazione va a concentrarsi proprio il sapore. Quindi allora vado a mettere dell'olio extravergine, quindi a freddo, poi accendiamo il fuoco, possiamo andare a sbianchire leggermente queste qua, proprio un attimino. Ok, vedete qua ha lasciato l'acqua di vegetazione. Ok, questo lo andiamo a togliere, vedi che hanno perso l'acqua di vegetazione, se no poi sono troppo. Voilà. Ora questo lasciamo lì raffreddare leggermente e poi andremo a mettere la nostra estrazione per glassare alla fine. Allora, a questo punto le condisco leggermente con Olio extravergine. sì, un olio extravergine d'oliva calabrese. Allora, non ho spiegato come facciamo questa qua, ti dicevo, Sì. facciamo diciamo questo brodo, poi lo facciamo ridurre, però l'estrazione la cuociamo a 85 gradi per 2-12 ore, dipende dall'intensità che uno vuole dare, sì. Quindi deglassiamo leggermente, aggiungo un pochettino di succo di lime per dare l'acidità, quindi lo faccio intiepidire un attimo, poi vado a glassare leggermente, a badigeonare un pochettino le... Sembra aceto balsamico. Sì. Andiamo alla zucchina, ce la mettiamo qui, poi andiamo A a glassare leggermente sull'interno da non sporcare troppo, sai, i colori della zucchina, in questa maniera, in modo tale che quando vai a tagliare come ingrediente, esatto, non vederlo troppo. non sia troppo invasivo. La zucchina poi viene imposta così, l'altra gliela metto là così, proprio al naturale, e poi andiamo a terminare Con un po' di fiori. con un po' di fiori. Allora, i fiori della borragine io lasciamo il peduncolo perché dà masticazione, nel senso, e poi metto, sì, esatto, proprio il pistillo dentro, poi dei fiori di coriandolo per dare quella nota, sai, Piccante. sì, erbacea, agrumata. Aggiungo della menta, questa è una menta piperita, Quindi è abbastanza fresco. fresca, per dare freschezza al piatto. E poi andiamo a mettere questo condimento al funghetto per dare
la sorpresa del sapore. Esatto. Quasi non lo vedi, ma quando lo mangi ce l'hai. Esatto, un pochettino qua di fleur de sel per dare un po' di croccante, sapidità, e il piatto è terminato. Voilà. Bene, sono le zucchine in fiore, come si dice. In fiore, esatto. Bene, Okay. complimenti. Quindi la prima parte, Primo servizio. primo servizio è terminato. Prossimo servizio. Al prossimo servizio faremo una ceviche vegetale con un'acqua di verdure grigliate. Quindi Giulia adesso andrà a fare la nostra gelée. Questa è l'acqua di verdure grigliate. Sì, questa quindi e quindi andremo ad aggiungere giusto leggermente salare la nostra gelatina, la coliamo sulle lamelle di zucchine che andremo a mettere sul piatto, sì. E usi gelatina con di pesce. Quella di pesce, sì, quella di pesce. Fai sciogliere, la togli via, quindi 65 gradi, non di più, Giulia. Ok, Quindi la andiamo a disporre sul piatto ok. Piatto che piano, abbiamo raffreddato. che abbiamo raffreddato precedentemente, quindi sarà un velo che darà freschezza poi alla... Velo, proprio velo. Velo, sì, sottilissimo. E poi andiamo a comporre questa ceviche, tra virgolette, Ok. vegetale, perché le nostre verdure andremo leggermente a marinarle con succo di lime e arancia. Bene. Perfetto. Proseguiamo con il prossimo procedimento, quindi andiamo a marinare le nostre zucchine, quindi riprendo un'altra zucchina sempre golden, questa zucchina gialla, però questa volta qui la taglio a coltello perché voglio delle fettine leggermente più spesse. Ok. Andiamo a salare leggermente le nostre zucchine per fargli sempre uscire, far perdere l'acqua di vegetazione. Vado a utilizzare questo succo d'arancia, succo spremuto di arancia. Sì. Facciamo la stessa cosa con il succo di lime. Allora possiamo procedere con la millefoglie se vogliamo anche, quindi la possiamo mettere, la saliamo anche lei. E questa sarà un'altra parte. Questa è la zucchina provenzale. Questa no, quella di Trieste, la bianca di Trieste. Ok, la Trieste. Sì. Anche questa la 400 di sì. luce. Ok. Questa la condiamo leggermente con un goccettino di olio, lasciamo lì pochissimo. Ok. Possiamo incominciare a condire la nostra brunoise di zucchine e poi andremo a incorporare i nostri scampi insieme per farci il fiore di zucca e la millefoglie. Quindi condisco leggermente, pochissimo sale anche qui, quello che serve. Vado ad aggiungere gli scampi che abbiamo precedentemente sgusciati e abbattuto, ok, in questa maniera. Quindi andiamo a mettere Il ripieno. sì, la tartarina dentro, quello che poi andremo a premere leggermente, ok, in questa maniera Quindi va a qua, coprire bene. e va a coprire. Quindi la zucchina poi la sovrapponiamo. Adesso andiamo a trovare, voilà, la giusta direzione, schiacciamo. Andiamo a farci il fiore. Ok. E poi lo ruoto su se stesso e lo condiamo leggermente con dell'olio, anche questo, per lucidarlo poi. Sì, sì. Quindi possiamo procedere con la frittella. Questa è una ricetta che fa mia mamma e questa sarà la parte, diciamo, calda Della preparazione, sì. Goccettino di olio. Vai ancora un pochettino. Scusami che ti sono troppo vicino. Sì, vai ancora un po'. Lasciala piano piano, la facciamo andare piano piano in modo che cuoce fino all'interno. Quindi dicevo, utilizzo un pentolino, un padellino in ghisa perché la trasmissione di calore è precisa, è precisa, sulle pareti, esatto. no? Quindi, allora a questo punto andiamo a disporre
le nostre zucchine che hanno marinato con succo di lime e succo d'arancia su una placchetta in modo tale da eliminare la parte del cesso e mollano l'acqua di vegetazione. Condisco le penne, vado a salare leggermente, ok, prendo i pistilli anche loro, li passo nel succo della... Quindi poi andiamo a disporre le nostre zucchine sulla gelée, sfalsandole un pochettino, quindi alternandole. Quindi una gialla, cioè una verde, una gialla, una verde, una gialla. In questa maniera. Poi prendiamo le macaron, queste mezze penne dei vegetali. Andiamo a disporre in disordine organizzato. Prendiamo i pistilli, prendiamo dei cubettini di arancia e lime, proprio qualcuno per dare acidità. Sì, quando ti arriva in bocca. Andiamo a mettere un po' di funghetto, condimento, quindi andiamo su ogni zucchina andiamo a mettere un pochettino del condimento al funghetto sempre, per ritornare sempre al piatto di prima. Andiamo a prendere un po' di uova di trota, ritornando al discorso del ceviche, quindi la parte, se vogliamo, marina. E poi terminiamo sempre con i fiori, sempre essere coerenti al piatto precedente. Quindi sempre la nostra voragine e poi un paio di fiori di coriandolo e due foglie di menta, basta, per terminare. E questa benissimo, è la seconda. Questo secondo servizio è veramente affascinante, colori bellissimi, e guardate che disposizione. Bene. Quindi andiamo a terminare, quindi la parte finale del piatto sarà questa 1000 foglie di zucchina di Trieste, o di scampi di Trieste. sì. È vero, quel territorio è un territorio molto interessante, sì. Più la parte slava, però. Poi andiamo ritorniamo sul fiore, quindi andiamo a mettere questo fiore di zucchino in modo tale da creare una guarnizione, sì. In questa maniera qua. Quindi andiamo a mettere questa guacamole sotto, leggera. Così, in continuo, le nostre uova sopra, il fiore di zucchino, che è stato precedentemente farcito con gli scampi, ok, quindi una bella quantità di uova a coprire. Maniera qua, quindi come se fosse un blignì un po' più italianizzato, e poi terminiamo con i nostri fiori, con del coriandolo in questo caso sul fiore, 3 fiorellini così, basta, non di più. Ok, in questo modo si vede tutto e qua abbiamo l'accompagnamento, sì. Voilà, e quindi questo piatto meraviglioso termina con questo ultimo servizio. Esatto.